Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi parleremo di 5 cose da fare per prevenire le malattie e i problemi nel vostro orto dall'inizio della stagione. Proprio per questo oggi andiamo a farci un giro nell'orto, o meglio nei vari orti che ci sono proprio qui attorno a casa mia, e andiamo a riassumere questi 5 suggerimenti che potrebbero rivelarsi davvero preziosi. Parleremo di tecniche agronomiche e di prodotti da poter utilizzare. La prima tecnica di cui parliamo sono le rotazioni. In realtà qui sto rubando una ripresa nell'orto del mio babbo, che l'anno scorso aveva messo delle leguminose, qui c'erano i fagioli, e quest'anno ha messo le patate. Infatti se piantiamo le stesse cose nello stesso posto per molti anni facciamo una monocultura, quindi creiamo la casa perfetta per gli insetti che si nutrono di quella pianta. Se qui facessimo fagioli per molti anni di fila avremmo qualche problema. Una seconda tecnica che potete usare con grande vantaggio è quella delle consociazioni. Non vi dico niente di nuovo, è molto conosciuta, tuttavia spesso non ci pensiamo e per semplicità tendiamo a fare i quadrati delle varie cose, che va anche bene, comunque se sono quadrati piccoli non sarà una monocoltura. Il vero vantaggio delle consociazioni però si vede quando mettiamo una fila di un ortaggio e una fila di un altro, o addirittura intervallando sulla fila i vari ortaggi. Nel caso di cui stiamo parlando oggi, quindi prepararci a difendere le piante, vediamo quali sono alcune consociazioni strategiche. L'aglio allontana gli afidi, la menta allontana le formiche, il tagete allontana i nematodi. Una cosa che si fa per esempio è di mettere le cipolle sui bordi dell'aiola dove abbiamo messo l'insalata, in modo che facciano da barriera antinsetto. E adesso veniamo ad una parte davvero interessante, ovvero quella dei prodotti, perché noi siamo abituati a pensare di dare i prodotti quando vediamo il problema, e invece i trattamenti preventivi per un orto ecologico e biologico devono essere fatti prima, proprio perché si chiamano preventivi. Cominciamo dal rame e dallo zolfo, che sono i trattamenti antimuffa per eccellenza. Il rame è molto più ad ampio spettro, ovvero aiuta a proteggersi contro un po' tutte le muffe, o quasi. Invece lo zolfo è specifico per l'oidio, che per quanto sia una sola, soprattutto su piante come le zucchine, è parecchio dannosa. Ecco, rame e zolfo possiamo darli proprio in maniera preventiva, addirittura volendo quando non ci sono ancora le piantine, soprattutto lo zolfo, perché ci aiutano a creare un ambiente ostile alle muffe, ovvero le spore che arrivano nel nostro orto trovano queste sostanze e muoiono. Pensate che nel vigneto lo zolfo in polvere si dà addirittura ai primi d'aprile, quando i germogli sono ancora piccoli, che sembra un controsenso perché non ci sono ancora le foglie, ma si dà proprio per questo motivo, per rendere un ambiente ostile all'oidio, appunto. Mi raccomando, con il rame andiamoci sempre piano, soprattutto in fasi come quella che stiamo vivendo ora, di tempo molto secco, per cui non ci sono condizioni di sviluppo delle muffe, ma comunque un trattamentino leggero possiamo anche farlo. Adesso facciamo un'altra camminatina nei dintorni della casa, perché viene una parte davvero divertente, che è quella dei macerati e dei decotti. Macerati e decotti sono sostanze che possiamo prepararci da soli, autoprodotte, per difendere il nostro orto. Già ora che abbiamo passato da poco la metà del mese di marzo, possiamo trovare delle piante da utilizzare per fare i primi macerati. Per esempio le ortiche, che sono già cresciute e le abbiamo già pronte per poter fare un macerato da dare in pre-trapianto oppure alla semina, direttamente sulla terra, non farà per niente male. O ancora l'artemisia. In questo momento comunque sono da raccogliere con moderazione, perché le piantine sono appena partite, per cui lasciamo che arrivi un po' d'abbondanza per le fasi successive. È uno dei macerati un po' meno conosciuti, in realtà è utilissima contro le formiche, contro i bruchi di farfalla, quindi le epidotteri e altri insetti, che magari sono già presenti nella terra, e quindi mettendola direttamente sul suolo li facciamo scappare. Anche qui si tratta di mettere le cose in chiaro con le muffe e con gli insetti. Se noi li diamo presto, creeremo già un ambiente ostile per loro. Sono prodotti preventivi, diamoli prima. Eccoci alla quinta cosa che possiamo fare per proteggere preventivamente il nostro orto. E qui parliamo di un prodotto piuttosto interessante, ancora poco utilizzato purtroppo, ma che ha un botto di vantaggi. Vi sto parlando della zeolite cubana, che è una polvere di roccia vulcanica micronizzata finissimamente, vedete, guardate qua, si infila addirittura tra le impronte digitali. Ebbene, la zeolite va a creare uno strato protettivo soffice e vaporoso, come fa sul mio dito, sulle foglie. Prima di tutto ha la capacità di assorbire l'umidità, quindi sfavorisce l'insediarsi delle muffe. Ma finché vi racconto cosa fa, andiamo a prepararla per darla direttamente nell'orto e in qualche pianta da frutto. Adesso scoprirete perché. Applicare la zeolite cubana è veramente semplice, andrà diluita in acqua. Oggi ho qui con me quest'ottimo prodotto della Solabiol,
che farà davvero al caso nostro. La confezione indica dai 20 ai 40 grammi per 10 litri di acqua. Io ho uno spruzzatore da 2 litri, per cui andrò a pesare 8 grammi. La uniamo all'acqua e finché mescolo vi dico la seconda funzione che ha la zeolite cubana. È particolarmente sgradita agli insetti e badate bene che parlo anche delle cimici, parlo della cavolaia, eccetera, perché vorrei vedere voi a masticare la roccia. Loro si ritrovano una patina di roccia sulla foglia e masticando polvere di roccia ci rimangono piuttosto male. Bene, allora venite con me che in rappresentanza di tutti gli altri prodotti andiamo a dare la zeolite nell'orto e in un albero da frutto. Adesso scoprirete perché. Per esempio la vado a dare a quest'aglio, visto che non ho ancora capito chi è che si sta mangiando le punte delle mie foglie. La zeolite crea uno strato protettivo contro il gelo. Avendo potere isolante, infatti, crea uno strato protettivo che protegge addirittura i fiori dal gelo. E infine, sempre per il suo potere isolante, crea uno strato che nel periodo di siccità d'estate aiuta le foglie a proteggersi dal calore del sole. Nelle 2 annate scorse qui nella mia zona abbiamo avuto un problema in questo senso con i pomodori, che a causa del vento caldo seccavano le foglie anche se noi li innaffiavamo. Ecco, con la zeolite possiamo mitigare questi effetti. Per mantenere una copertura costante andrebbe data una volta ogni 7-10 giorni, poi dipende dalla situazione della vostra zona e delle vostre piante. Tutto sommato è una cosa davvero interessante perché è completamente naturale e non lascia residui. Non è fitotossica come altri prodotti come il rame. Per essere acquistata non richiede il patentino, anche questo interessante, e infine, come vi ho raccontato, protegge da diversi problemi. Vi lascio una nota finale per difendere il vostro orto. Sapete qual è la miglior strategia per difendervi in modo preventivo? Mescolare più strategie. Quindi prendete le cose che vi ho raccontato in questo video e applicatele un pochino tutte, perché in questo modo riuscirete a coprire gli imprevisti, le cose che potrebbero succedere legate alla stagionalità, agli insetti, eccetera. In agricoltura, infatti, non esiste una ricetta preconfezionata. Esistono delle conoscenze da mettere in campo e poi esiste l'adattarsi alla situazione che abbiamo. Del resto lavoriamo con la vita, con cose vive, e la vita cambia in continuazione. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi sono rimaste domande, come al solito, fate nei commenti e ci vediamo alla prossima. Buone coltivazioni a tutti! Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.